Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questa graziosa oca, molto semplice da realizzare, spero che vi piaccia e andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per fare l'oca con il filato arancione avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello bianco e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie. Lavoriamo per altri 2 giri 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Facciamo un altro giro di 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 14 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Per questo giro lavoriamo le prime 8 maglie. E poi lavoriamo 20 catenelle. Lavorate le 20 catenelle, facciamo un'altra per girare e lavoriamo nelle 20 catenelle che abbiamo appena lavorato. Continuiamo tutto il giro lavorando le 20 catenelle nelle 20 maglie basse, lavoriamo poi le restanti 8 maglie e poi lavoriamo anche le catenelle sulla parte davanti. In totale, dopo aver fatto tutto il giro, saranno 56 maglie lavorate. Ora dobbiamo fare un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 58 maglie lavorate. Quando arrivate alla catenella dovete lavorare anche sulla catenella, quindi da quest'altro lato. Ecco perché poi abbiamo fatto questi aumenti qui con la catenella. Lavoriamo per altri 2 giri 58 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 56 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 54 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 52 maglie basse. Facciamo un altro giro di 52 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 50 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo ora un giro di 36 maglie, però lavorate in costa, prendiamo solo la parte di dietro della maglia lavorandola in questo modo. Prendiamo solo così e andiamo a fare il giro così. Ora andiamo a fare ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie e riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Dopo aver riempito bene andiamo a fare ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie, poi facciamo una maglia e una diminuzione e saranno 12 maglie, proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Terminate le diminuzioni andiamo a chiudere il lavoro e poi andremo a nascondere il filo all'interno. Diamo un po' la forma alla base in modo che possiamo metterla
seduta, e poi andiamo a fare le zampe. Volendo la potete lasciare anche così se non volete fare le zampine sotto. Per realizzare le zampine andiamo a prendere il filato arancione e andiamo a fare in questo modo. Facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia a un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 3 giri. Terminato anche l'ultimo giro, dobbiamo andare a piegare in questo modo la zampina. Entriamo nella prima maglia e andiamo a prendere tutte e due le maglie e facciamo una maglia bassa. Poi facciamo 3 catenelle, entriamo nella prossima maglia e facciamo una maglia bassa. Andiamo nelle prossime due e lavoriamo 2 maglie basse, sempre chiudendo le due parti. Poi facciamo 1, 2 e 3 catenelle, entriamo nella prossima e facciamo una maglia bassa. Di nuovo facciamo 2 maglie basse e poi facciamo 3 catenelle e andiamo a chiudere il lavoro. Lasciamo il filo lungo in modo da poterlo poi cucire sotto. Tiriamo un pochino la zampina in questo modo, la facciamo allungare un po' e andiamo a fare tutte e due le zampine nello stesso lavoro e dobbiamo andare poi a cucirle sotto la nostra oca, così lateralmente. Andiamo a cucire le zampine e volendo poi possiamo mettere o gli occhi in plastica oppure andiamo a ricamarli. Decidete voi se ricamarli occhi chiusi oppure farli con il filo con gli occhi aperti, oppure utilizzare questi in plastica. Volendo possiamo mettere anche un bel fiocco al collo della nostra oca e potete rifinirla come più vi piace. Potete anche ricamare dei cuoricini, delle scritte, delle lettere, delle iniziali, ciò che più desiderate. Volendo potete fare anche le ali, così come abbiamo fatto le zampine, possiamo fare anche le ali. Ovviamente le facciamo bianche e poi le andiamo ad applicare qui lateralmente. Questo è facoltativo, decidete voi, oppure lasciarla così semplicemente. Per cucire le zampine possiamo far rientrare il filo verso il centro e poi andiamo lateralmente qui e andiamo a cucire maglia per maglia la nostra zampina. Possiamo anche cucirla così al centro, passando il filo da un lato e l'altro, fate come vi trovate più comode, come vi piace di più, e andate a bloccare la zampa. Ed eccola terminata. Questa è la mia oca terminata, spero che vi piaccia. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto. Grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.